la gnatologia tra passato e presente. Io mi presento, sono il dottor Angelo Bernardis, sono un medico chirurgo laureato in medicina e chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e nel 1982 e poi mi sono specializzato nella stessa università in odontostomatologia o più semplicemente in odontoiatria e protesi dentale e poi mi sono sempre nella stessa università specializzato in biologia clinica. Dopo un percorso dettato principalmente dedicato alla chirurgia, e quindi mi sono perfezionato in implantologia orale, biomateriali, chirurgia orale, ho seguito corsi di parodontologia e quant'altro, a un certo punto è nato l'amore per la gnatologia. Quindi all'Università di Chieti, grazie al professor Felice Festa, mi sono perfezionato prima in kinesiologia, poi in 2 anni successivi in gnatologia di primo livello e poi in gnatologia di secondo livello e dolore orofacciale. Poi, non contento, presso l'Università Tor Vergata, La Sapienza di Roma, grazie al professor Amabile, ci siamo dedicati al professor Fabio Scoppa, mi sono dedicato al corso di perfezionamento in posturologia. Poi, grazie all'invito del professor Caradonna, ho avuto un incarico di docenza al master di osteopatia per la AS 9 di Trapani a Palermo. Oggi quindi mi permetto di parlare un pochino della gnatologia, la gnatologia che serve agli odontoiatri, ma la gnatologia applicata all'odontoiatria non prescinde dallo stesso studio e analisi della gnatologia applicata all'odontotecnica. Perché noi non possiamo affidare totalmente all'odontotecnico il compito di ripristinare il piatto occlusale nell'ambito delle nostre riabilitazioni e quindi nel momento in cui ci accingiamo a ricostruire una superficie occlusale, un dente, così come lo facciamo in ambito conservativo endodontico fino ad arrivare a ricostruire i nostri ollei e gli overlay, praticamente in campo odontoiatrico conservativo e nelle grosse ricostruzioni endodontiche, allo stesso modo dobbiamo essere in grado di funzionalizzare quelle superfici occlusali che noi mettiamo a disposizione dei nostri pazienti nell'ambito delle riabilitazioni occlusali e che ci vengono fornite dai nostri laboratori. Ricordiamo che i denti in realtà sono y uguale a f di x, sono funzione di che cosa? Della superficie occlusale. Questa superficie occlusale in realtà è l'elemento fondamentale, è la superficie con cui l'elemento dentale svolge fondamentalmente le sue funzioni e quindi questa superficie occlusale assume un'importanza notevolissima nell'ambito del nostro lavoro quotidiano. E a queste superfici occlusali noi abbiamo dedicato un settore negli anni, abbiamo dedicato alla gnatologia. La gnatologia, il cui termine deriva dal greco gnatos, che vuol dire mandibola, e questa specialità clinica appartenente all'odontoiatria studia che cosa? Proprio le molteplici funzioni in cui l'apparato stomatognatico, oltre la superficie occlusale, è fortemente coinvolto. E quali sono le funzioni in cui è coinvolto l'apparato stomatognatico? Innanzitutto la funzione è la masticazione, che non è una semplice triturazione del cibo. Poi abbiamo la deglutizione, che non è un atto di scarso significato, ma è proprio un insieme di organi che vengono coinvolti nell'atto deglutitorio, in particolar modo tutti i tessuti periorali, oltre che la lingua, naturalmente le arcate dentali e la relativa superficie occlusali, per svolgere una funzione in modo corretto. Non è questo il momento in cui parleremo della deglutizione, ma capiamo bene quanto la deglutizione svolga un ruolo fondamentale nell'apparato stomatognatico. Inoltre l'apparato stomatognatico è coinvolto nella fonazione, quindi nell'articolazione della parola,
Notiamo che molti, anche parlamentari, hanno l'interposizione della lingua fra le arcate e quindi hanno praticamente delle pronunce non perfettamente ideali. Conosciamo poi un altro elemento che studia la neotologia, lo abbiamo appena detto, la funzione occlusale, che non è solo necessaria per stabilire un piatto occlusale e distribuire i carichi masticatori sulle strutture sottostanti del dente, ma è importante anche, si è visto, nella stabilizzazione della posizione della testa nello spazio, che interviene ovviamente nei problemi di equilibrio e quindi di postura, e soprattutto anche è importante inquadrare la mandibola come quel sistema che informa il resto del corpo della posizione spaziale del capo. Poi ovviamente nella bocca abbiamo la percezione del gusto, la bocca è coinvolta nella respirazione del paziente, che deve essere esclusivamente una respirazione nasale garantendo una ventilazione nasale ottimale, ma se a livello del piatto occlusale, condividendo le vie aeree e la via orale, quindi masticatoria e digerente, condividendo la stessa struttura che faringe, possono intervenire problematiche nella respirazione orale. In particolar modo si è visto come sia coinvolta la strutturazione praticamente del cavo orale nell'insorgere praticamente delle apnee notturne. In ultimo, alcuni hanno attribuiscono alla bocca la funzione di emuntore, libera le nostre emozioni e quindi può dare origine a parafunzioni quali il bruxismo, il serramento, il digrignamento. Andiamo a vedere velocemente le singole funzioni e poi questo potrà essere oggetto di un successivo argomento in cui ci potremo soffermare sulla masticazione, sulla deglutizione e sulla funzione posturale della nostra bocca. La masticazione in realtà è un processo che noi abbiamo acquisito da un punto di vista evoluzionistico. Animali molto vicini a noi, terrestri anche loro, casomai non provvisti di arti, utilizzano la bocca praticamente non come una funzione masticatoria, ma solo come organo prensile, non avendo gli arti, e loro tendono a catturare le loro prede e a soffocarle, e poi praticamente il processo digestivo avverrà in un momento successivo. Non hanno quella funzione importantissima che abbiamo noi, che è la masticazione, che permette di ridurre l'impegno digestivo. Tant'è vero che i serpenti, inghiottendo i rettili inghiottendo praticamente la loro preda, poi per digerirla vanno incontro a un coma. Quindi la masticazione ci ha permesso, grazie ai denti, di non, dal punto di vista evoluzionistico, di praticamente non dover più prendere dalla bocca l'acqua e quindi l'ossigeno con le branchie e il plancton, ma noi oltre al plancton appunto possiamo fare quello che masticare il nostro cibo. Poi abbiamo una cosa che è fondamentale, voglio sottolinearla subito per gli odontoiatri, ma anche per i pazienti che stanno ascoltando, che la masticazione non deve essere mai una masticazione unilaterale, ma sempre una masticazione bilaterale alternata. Perché? Perché, come ci ha spiegato il grande professor Pedro Planas, che ha stabilito le leggi sulla crescita dei mascellari, la masticazione condiziona praticamente la crescita dei mascellari. E poi oggi, rispetto al passato, nello studio delle catene posturali, catene muscolari, da Bousquet a oggi si è passati dalle catene crociate alle catene latero-masticatorie, perché durante la masticazione noi ci muoviamo come la deambulazione, abbiamo cioè un movimento praticamente che non è un movimento come quello di un canguro, né quindi un movimento in centrica, ma è un movimento che avviene in lateralità. Quindi la masticazione è una funzione che avviene in moto rotatorio con le lateralità e non con un movimento esclusivamente centrico. E questo movimento rotatorio della lateralità deve avvenire bilateralmente e non essere limitato soltanto ad un lato rispetto all'altro. E le catene latero-masticatorie abbiamo la catena praticamente di apertura come la catena praticamente di chiusura, la catena posterolaterale e la catena anterolaterale. Quando c'è uno squilibrio a livello occlusale, capite che c'è un coinvolgimento diverso delle catene latero-masticatorie.
per cui l'ipertono, il contatto da un solo lato, attiva quelle catene e controlateralmente crea una condizione di ipertono che troveremo nel retto esterno dell'occhio, e qui ci sarebbe da fare un discorso di approfondimento sulla visione stereoscopica binoculare singola o binocularietà, che è fondamentale col test di ipoconvergenza, ma sarà oggetto di un'altra chiacchierata. E alla stessa maniera, come il retto esterno, troviamo un ipertono del piriforme che gli osteopati conoscono bene. Addirittura qualcuno ha visto nella mandibola quel coinvolgimento nell'assetto posturale di un individuo con l'ortoposturodonzia, e facendo vedere come la mandibola sia coinvolta nel sistema cranio-sacrale, ma soprattutto nel determinare, nel compensare in modo rapido e veloce quelli che sono praticamente la posizione del capo rispetto alla colonna vertebrale. E qui si dovrebbe aprire un altro lungo capitolo. Però il punto qual è? Che uno pensa alla mandibola come un organo, come un piatto perfettamente, come un disco volante. In realtà la mandibola con cui noi ci confrontiamo sono queste mandibole in torsione che presentano una masticazione monolaterale. E questo praticamente è il nostro problema, una masticazione monolaterale che condiziona la posizione, il volume praticamente del condilo, le posizioni quindi più alte e retrusa del condilo praticamente della mandibola, determina un accrescimento verticale maggiore praticamente del mascellare ai settori posteriori, e quindi va in compenso anteriore controlateralmente, dando quell'immagine a Z che adesso non è l'argomento, ma ne parleremo praticamente quando parleremo delle leggi di Planas. E quindi le torsioni, queste torsioni che abbiamo noi, sono le nostre nemiche, bisogna cercare di correggerle sempre. Quando correggiamo le torsioni craniomandibolari, correggiamo anche la posizione compensativa praticamente della lingua, e ricordiamo sempre che la torsione è quel momento di superamento del disequilibrio di appoggio bilaterale che porta il nostro sistema di appoggio verso il lato, come l'ha spiegato il grande Pedro Planas, verso il lato di minima dimensione verticale. MDV, minima dimensione verticale. E come l'abbiamo visto dalla precedente immagini, noi possiamo avere una valutazione immediata di una simmetria facciale valutando i denti, valutando i condili, valutando l'arcata nella sua complessità, il profilo di una persona e gli angoli mandibolari, oppure i meati acustici esterni. Insomma, possiamo dire, per esempio, di solito il canino superiore di sinistra più in alto ci sta ad indicare talvolta il lato di masticazione prevalente, che se noi facciamo spostare in avanti quella mandibola e portiamo ad un contatto fra gli incisivi, si apre uno spazio maggiore praticamente dal lato di masticazione prevalente. Lo vediamo sul lato sinistro, quello spazio maggiore si apre perché c'è la minima dimensione verticale. E quello che noi vediamo praticamente anche nei movimenti di lateralità, ce lo dicono già la posizione dei canini, che noi apriremo, come spiegava Planas, gli AFMP, gli angoli praticamente funzionali masticatori planasiani, che dal lato dove si apre meno è il lato di masticazione prevalente, noi andiamo in un movimento più piano, dove invece la bocca tende ad aprirsi, quello non è il lato di masticazione prevalente. Nel lato di masticazione prevalente, oltre ad avere un angolo funzionale masticatorio di Planas più piccolo, avremo un canino più alto, maggiori contatti, e Planas ci ha arricchito le nostre conoscenze, tutte le possibili valutazioni che possiamo fare sui nostri pazienti, sulle loro mandibole asimmetriche, che valutando i condili, valutando la posizione dei canini, le altezze, gli angoli funzionali masticatori, vedendo un lato lavorante dove l'angolo funzionale masticatorio lo vediamo indicato dalla freccia rossa, dal lato destro della figura è più piccolo, dal lato sinistro è più ampio del lato bilanciante. E vediamo anche come gli occhi, che sono governati dai muscoli oculomotori, che ricordiamo sono derivanti dai miotomi preodici al davanti della membrana buccofaringea,
che nell'ombrico come nell'uomo svolgono una funzione sfinteriale, così come è rimasta nell'ano, nella bocca, e questo è rimasto nell'anello del valvere, e al davanti di noi, o istmo delle fauci, e al davanti di noi, al davanti di questo si è formata la cavità buccale propriamente detto, con le file praticamente dei denti, abbandonando il sistema branchiale e dividendo la cavità, la via respiratoria dalla via masticatoria o digerente, praticamente mediante la volta palatina, non avendo più una unica cavità di tipo cloacale come ha per esempio il canguro femmina, ha un'unica cavità in cui il canale uretrale, il canale vaginale, il canale retto convogliono in un unico canale. In realtà noi abbiamo 3 orifizi con 3 canali differenti. Questo per capire come l'evoluzione significa la specializzazione e l'adattamento al sistema. E diciamo molti autori affermano sulla base della loro esperienza, ma anche la nostra, quello che noi dobbiamo già cercare in un paziente come deficit legato poi alla postura, ma dal punto di vista neurologico, a noi non ci piace né la masticazione unilaterale, ma neanche la masticazione incentrica. Masticare incentrica, diceva Planas, è saltare come un canguro, masticare di lato è come praticamente essere zoppi. E questi adattamenti posturali che troviamo spesso a livello cervicale e scapolo-ommariale riflettono proprio la riduzione della dimensione verticale riscontrata a livello occlusale nel lato di masticazione prevalente, dove l'angolo funzionale masticatorio è più piccola. Le condizioni di questo tipo possono predisporre verso una disfunzione dell'articolazione temporomandibolare, per cui se i test della mandibola mantiene coerenti in fisiologia i suoi movimenti di apertura e chiusura, di deglutizione con competenza labiale, eccetera, eccetera, potremmo pensare che quel paziente non ha un problema di postura. Ricordiamo sempre che la bocca e il cranio soprattutto rappresenta circa oltre il 50% dell'area sensoriale e motoria delle aree cerebrali post e pre-rolandiche. Nell'area posteriore abbiamo l'area sensitiva, nell'area anteriore abbiamo l'area motoria, l'area 4, l'area 6 dietro del solco di Rolando, e il nostro cervello ci vede in quel modo, non come Claudia Schiffer o altro, ma ci vede con delle manoni gigantesche, ci vede con una bocca pazzesca, con dei grandi padiglioni auricolari e un corpo praticamente che ha una sua sensibilità ma scarsamente rappresentato, e vediamo soprattutto quello che deve colpire l'immagine dell'occhio osservatore è che la grandezza della bocca rispetto al piede, la bocca praticamente è un elemento fondamentale. Non tutte le persone che praticamente sono belle o vengono addirittura premiate con il miglior sorriso di Hollywood, anche loro hanno dei problemi praticamente all'interno della bocca, al di là delle otturazioni in amalgame tanto criticate, lo vediamo in alto a destra, e se hanno praticamente anche delle asimmetrie facciali, lo vediamo dagli angoli di apertura e dalle modificazioni mandibolari nel momento del sorriso o guardando con maggiore attenzione. Addirittura vediamo questa immagine di un forte ipertono del trapezio superiore, vediamo un'altra immagine di una perfetta asimmetria o distribuzione dei carichi praticamente dei carichi posturali rispetto. Poi abbiamo la deglutizione. La deglutizione ovviamente sappiamo essere uno degli elementi fondamentali cardini di tutta la gnatologia, di tutta l'ortodonzia funzionale, e sulla deglutizione non smetteremo mai di parlare e di studiare, perché è una funzione vitale fondamentale come il battito cardiaco, come la respirazione polmonare, ma la deglutizione coinvolge un'entità muscolare pazzesca ed è un processo evolutivo che non si completa col momento della nascita, ma si perfeziona nel corso della vita, e talvolta noi non arriviamo a deglutire bene, come non arriviamo a pronunciare in modo corretto le nostre le consonanti e le vocali. Ebbene, la deglutizione atipico infantile o viscerale, che si manifesta di solito con un'interposizione praticamente della lingua fra le arcate, che può avvenire in avanti lateralmente da un solo lato, e rappresenta soprattutto talvolta il risultato di una deglutizione, di un'abitudine iniziata, e noi nasciamo in modo atipico